Lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e lavoriamo il tutto. La andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Mentre la pasta frolla riposa, andiamo a preparare la farcitura. In realtà potreste semplicemente utilizzare la marmellata, però gli affezionati del nostro canale sapranno che abbiamo una passione speciale per le farciture con le mele. Vado a sbucciare quindi 2 mele piccole, pesano all'incirca 300 grammi. Le faccio a pezzi piccoli. Aggiungiamo 40 g di uvetta, anche questo è un ingrediente che amo molto, e completiamo con 300 g di confettura di ciliegie. La nostra super farcitura è pronta. Riprendiamo la pasta frolla. In 3/4 di pasta frolla andiamo ad aggiungere un cucchiaio abbondante di cacao amaro. Lavoriamo fino ad assorbire tutto il cacao. Con l'aiuto di cartaforno e mattarello andiamo a stendere la frolla al cacao. Ancora una volta ne lascio una piccola parte . A questo punto è essenziale che voi abbiate deciso la teglia da utilizzare, perché dovremo squadrarla per la grandezza della teglia. Ipoteticamente potreste anche utilizzare semplicemente la leccarda da forno, però tenete presente che la pasta frolla in cottura tende ad allargarsi, quindi perdereste la forma. L'ideale sarebbe utilizzare uno stampo simile, quindi lungo e stretto. Questo misura 35 x 11. Quando avremo ottenuto la lunghezza desiderata, eliminiamo le parti in eccesso, quindi otteniamo un rettangolo di frolla
inseriamo al centro il ripieno, la farcitura, non completamente ovviamente perché dovremo arrotolare. Lasciatevene una piccola parte che ci servirà per farcire la frolla che abbiamo lasciato da parte. Con l'aiuto della carta forno arrotoliamo. E schiacciate ai lati. Assicuratevi di sigillare bene il tutto e capovolgete in modo da far capitare la chiusura sul fondo. Eliminiamo la carta forno in eccesso. Riprendiamo ora la frolla che abbiamo tenuto da parte e che non abbiamo farcito con il cacao. Con degli stampi a foglia vado a realizzare le mie foglioline. Probabilmente questi segni in cottura spariranno, però io provo a farli. Volendo possiamo mettere anche qualche altra fogliolina ai lati. Allo stesso modo andremo a creare un tronchetto più piccolo che potrebbe servire come versione mignon di questo oppure da utilizzare come ramo. Andiamo ad infornare le nostre creazioni a 180 gradi per circa 35 minuti. Ed ecco il nostro tronchetto appena sfornato. Come vedete la frolla è morbidissima, quindi tende ad aprirsi, per questo vi ho detto di utilizzare uno stampo già a forma. Mi raccomando, facciamola raffreddare benissimo prima di toglierla dallo stampo. Se vi piace potete anche decorarlo con un po' di zucchero a velo. Come sempre, se le nostre ricette vi sono piaciute, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi!